Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del carro, amici del Capricorno, momento probabilmente di scelta, di direzione. Mi viene anche da dire di presa di consapevolezze, come il ok, voglio andare di lì, voglio quella cosa lì. È una carta che ci può anche parlare di spostamenti, quindi magari per qualcuno si tratta di un viaggio, di un trasferimento anche potrebbe essere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 6 di pentacoli e un 3 di bastoni, 5 di pentacoli, l'imperatore, regina di spade, 8 di spade e 8 di pentacoli. Bene, adesso andiamo a vedere lo sviluppo energetico e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò appunto come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse oppure della persona che potrebbe entrare in questa linea della lettura. Ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi prima che ho attivato la lettura fast, la lettura veloce tramite WhatsApp ed è in promozione per tutto agosto. Per ogni dettaglio c'è il video di presentazione nelle news oppure trovate il link sotto. Allora, partiamo da questo 6 di pentacoli che è comunque una carta che mi parla di qualche tipo di accordo, qualche scambio potrebbe essere, quindi secondo me qualcuno di voi potrebbe già avere qualche energia presente nella vostra vita. Potrebbe essere qualcosa di leggero, una conoscenza che magari avete fatto, magari con questo 6 di pentacoli potrebbe essere in un ambiente lavorativo oppure in qualche situazione dove magari avete dovuto firmare dei contratti, dove avete dovuto compravendere qualche cosa. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo la torre, la stella, un 9 di bastoni e un 8 di coppe. Sento che qualcuno qua, allora, non so da quanto tempo siete single, ma se per caso è da poco che siete single, sento come se questo fosse un momento di ripresa per voi. Per qualcuno potrebbe essere, e mi spiegherei il carro, il ok, finalmente ho preso casa, ho di nuovo casa da solo o da sola, se appunto vi foste separati da, per esempio, una convivenza, oppure, non lo so, magari vi siete appoggiati a qualche amico, a dei genitori per questo dopo relazione, è come se adesso iniziasse come un nuovo cammino. C'è un 3 di bastoni, quindi io sento che qualcuno di voi vuole costruire, però è anche vero che con questo 9 di bastoni e l'8 di coppe c'è voglia di qualche cosa di migliore, di più elevato. La torre qua mi dice che avete bisogno di rompere come dei vecchi schemi di comportamento, di pensiero, oppure potrebbero anche essere vecchi obiettivi. Se per esempio fino a oggi per voi è stato importante che, non lo so, la persona amasse la montagna, per dire, adesso potrebbe non essere più così importante.
C'è come una destrutturazione con questa torre di quelli che sono gli obiettivi, di quello che è, quello che cercate voi. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Abbiamo un 4 di coppe e un 10 di spade. C'è qualcuno qui che ha voglia di lasciarsi indietro qualche tipo di vuoto, qualche tipo di sofferenza, di periodo problematico, di imprevisto, mi viene anche da dire. È come se diceste un po' basta star male, basta questo genere di situazioni o di relazioni. C'è come un qualche cosa dal quale volete allontanarvi o vi state allontanando. Andiamo a vedere l'imperatore. Asso di denari, giudizio e re di pentacoli. È come se faceste fatica a mettere le basi, sento. Perché anche quest'asso di pentacoli è un po' girato al contrario, quindi è una difficoltà a far radicare qualche cosa. Abbiamo la carta del giudizio, quindi qui ci potrebbe essere qualche tema legato al passato, per cui voi non riuscite a radicare in questo momento, oppure vi dirò che questo imperatore potrebbe fare riferimento ad una persona del passato che ritorna, o a una situazione del passato che ritorna, e probabilmente non è riuscita a radicare a suo tempo ed è come se adesso ci potessero essere come le basi, gli accordi per portare a compimento. Andiamo a vedere la regina di spade. 6 di coppe. E che qui è come... quante? Sono tante, non le prendo, ma le voglio guardare perché abbiamo amanti, imperatore, mondo, diavolo, 10 di coppe e 7 di coppe. Una serie di possibilità che si aprono, ma è come se voleste che andassero tipo in modo determinato. Cioè io sento che qui questo 6 di coppe potrebbe essere come una specie di arma a doppio taglio perché qualcuno di voi potrebbe aspettarsi la favola, la super storia, la super relazione e quindi mettere, infatti qui lo vediamo con un 9 di bastoni, mettere delle regole molto rigide, mettere dei paletti. C'è comunque una verità, una chiarezza mentale da parte vostra, mi dicono queste due carte, si tratta di comunicare il perché secondo me. Avete questo tipo di visione o di volontà, perché se guardo queste carte è come se cercaste di creare dei confini entro i quali la relazione può andare. È quel tema sulle basi, no? Andiamo a vedere l'otto di spade, il cercare quali sono le basi solide per voi. 7 di bastoni, sento che non mollerete e amanti. È come se lottaste per mettere in piedi un amore in equilibrio. Però, quando parlo di amore in equilibrio, parlo di uno di quegli amori sinceri, puliti, trasparenti, dove ci si può fidare e affidare all'altra persona. È come un parlarsi chiaro. Che già qui c'è come un tentativo. Qui potrebbe essere un definisco cosa voglio o definiamo che cosa vogliamo. Andiamo a vedere l'otto di spade, scusate, l'otto di pentacoli. Giustizia appeso. Bisogna lavorare per rimettere l'equilibrio, ragazzi, per vedere quelli che con questo appeso sono i lati che non si vedono. Tenete presente che qua avete già la torre che mezzo lavoro lo fa, Scusate. Non riesco sempre a bloccare il video. Allora, se non aveste proprio nessuno, se non ci fosse, diciamo così, qualcuno
nel vostro mirino, sento che potrebbe entrare una persona nuova nella seconda settimana di agosto. I segni zodiacali potrebbero essere Acquario, Bilancia, Gemelli, Capricorno, Cancro e Ariete. Diciamo che l'inizio del periodo è più per risistemare certi equilibri o in questo caso per lasciarsi indietro certe situazioni. Però poi io ho come la sensazione che cambierà l'energia nella seconda settimana di agosto, ragazzi. Bene, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e non importa quale sia il legame, cercate comunque di adattare voi l'energia alla vostra realtà. Allora, si sono già girate delle carte, qui abbiamo un 4 di spade, un diavolo, un 10 di spade che avete anche voi qui. Sette di coppe, 4 di bastoni, mago. Re di pentacoli e regina di spade che avete già qui. Ok, partiamo con questo 4 di spade. Qui può essere per qualcuno, se per esempio siete in una relazione complicata, può essere che con questo 4 di spade l'altra persona abbia vissuto, stia vivendo o arrivi da comunque un periodo di isolamento, un periodo di rigenerazione o un periodo di silenzio magari per qualcuno. Re di spade, è un periodo riflessivo secondo me. Questa persona ha il re di spade e voi avete la regina di spade, quindi devo dire che potreste anche essere in allineamento, potreste essere due persone molto mentali. E la luna abbiamo. È come se questa persona stesse in qualche modo pensando a quello che potrebbero essere le paure, le proiezioni, le cose che non si vedono o le cose che non si dicono. Andiamo a vedere questo diavolo. Due di bastoni e la sacerdotessa. Non lo so, come la sensazione che questa persona si senta costretta, si senta vincolata, mi viene da dire, limitata, ristretta nei movimenti, perché effettivamente il due di bastoni è al contrario e poi c'è questa sacerdotessa che mi parla di qualche cosa che non viene detto, di qualche cosa che viene quasi nascosto. Siccome anche qui abbiamo la luna, può essere che questa persona effettivamente vi stia nascondendo qualcosa, come se non volesse dirvi qualcosa, oppure può essere che il non sapere qualcosa o la tenga in un raggio d'azione molto limitato. Sento come se si sentisse limitata questa persona. Andiamo a vedere il 10 di spade, perché è come se volesse chiudere con questo diavolo, con questa sacerdotessa, con questa limitatezza. Abbiamo il Papa e il 7 di coppe. Io ho come l'idea che questa persona voglia fare le cose alla luce del sole.
Non è una di quelle persone che va menando il can per l'aia, che perde tempo, sento, però è come se fosse ben disposta a trovare perlomeno un punto medio con voi. Guardate, i due sette di coppe sono al contrario. Sento che è come se non riuscisse questa persona, e qui mi spiegherei la sequenza, due di bastoni, sacerdotessa, a vedere un futuro, a proiettarsi in un futuro con voi. Ma per questo diavolo, per questa sorta di limitazione, per quello che voi avete fatto cadere giù, che potrebbero essere le speranze. Andiamo a vedere sette di coppe. Mondo. Potrebbe esserci anche un problema di distanza per qualcuno. Qui abbiamo il mondo, qui avete il carro. Magari una persona che conoscete durante le vacanze. 9 di coppe, regina di coppe, wow! È come se questa persona non riuscisse ad identificare se voi potreste essere quello che effettivamente la persona cerca. Perché con questo sette di coppe al contrario è come se non vedesse tutte queste carte, il mondo, il completamento, il compimento, l'unione, il 9 di coppe, l'appagamento, la soddisfazione personale, la pienezza emotiva, la regina di coppe, questa emozione o questa emotività legata al cuore molto forte. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Carro. Io credo, e asso di pentacoli, io credo che questa persona stia cercando di capire come poter o da che parte si possa seminare un qualche cosa che poi possa effettivamente crescere. Il 4 dei bastoni è una carta interessante perché essendo una carta di unione, di unità, di felicità, di serenità, e qui abbiamo anche l'asso di denari che è una carta di dono, sento che è come se questa persona stesse cercando di capire qual è la strada migliore per far fiorire questa cosa. Quando ho tirato fuori questa carta mi è arrivata... ehm, allora, il 4 di bastoni è la carta... Vi faccio tutto lo spiegone. Il 4 di bastoni è la carta dell'11-11, la carta delle anime gemelle, per come è disegnato. Andate a vedere nel corso gratuito di numerologia l'energia dell'11, però fondamentalmente le anime gemelle hanno come numero l'11 perché sono due 1 paralleli, cioè l'essere anime gemelle è come se dovesse in qualche modo insegnarci ad andare avanti, ognuno dei due per la propria strada, ognuno dei due salvando se stesso, però parallelamente. È come il riuscire a mantenere l'interdipendenza all'interno di una relazione senza creare dipendenza. Adesso vi ho fatto tutto lo spiegone e quindi sento che è un po' quello il senso, no? Questo delimitare i confini, questo stabilire le regole. Andiamo a vedere l'asso, scusate, il mago, perché comunque mi parla di un nuovo inizio, c'è come un'azione di tipo concreto da parte di questa persona. Cavaliere di spade può essere un'azione ben determinata, ben decisa, e 5 di spade, ho appena detto che era ben decisa. Potrebbe essere, allora, decisa l'azione, ma indeciso l'obiettivo. Cioè, è come se questa persona dicesse, no, ok, ci provo, mi butto, vado, faccio, però poi cosa faccio? Con questo 5 di spade è un, sì, sì, io ci sono, ti voglio vedere, ti voglio frequentare, ma è come non so ancora esattamente quale sia l'equilibrio più giusto per entrambe e quindi non so bene cosa proporti. Però andiamo a vedere il cavaliere, scusate, il re di pentacoli, abbiamo un 2 di spade e l'appeso. Una carta per la regina di spade. Giustizia. Sì, ma io sento che, ragazzi, sarà un periodo dove questa persona prenderà effettivamente una decisione, farà un movimento, direi piuttosto deciso,
mi viene da dire quasi riavvicinarsi o comunque dare come un nuovo input alla situazione, alla relazione. E poi vi dico che secondo me, perché la regina di spade è girata al contrario, non è che ci sia più tanto bisogno di riequilibrare le cose o di mettere nuove regole a quelle che abbiamo già visto qui, anche perché sento che con questo 2 di spade e la carta dell'appeso l'altra persona inizierà a capire il vostro punto di vista. Sì, è vero, tra il 5 di spade e il 2 di spade sarà abbastanza confusa questa persona, però è anche vero che c'è, è lì, è presente, è come se avesse preso una posizione. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Qui sento che sarete un po' più voi a condurre le redini del gioco, secondo me. Ok, andiamo a vedere una sibilla antica, vediamo che messaggio vi vogliono dare. Il Cavaliere, carta numero 17, grande matrimonio, fors'anche blasonato, o relazione con persona titolata o elevata che vi farà del bene. Wow! Promette bene. E la frase poetica dice: credi ma che il conosco, costui t'ama, sol te desea in questo mondo e brama. Che bella frase, amici del Capricorno, c'è qualcuno che brama per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail o via WhatsApp. Oppure potete direttamente abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però la formazione è ben più vasta. C'è anche la promozione di agosto che include comunque la sezione degli abbonati, andate a vedere il video, però in quella parte si trattano temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di vista eterica, di sensi psichici, di traumi, di ego, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato e sto comunque continuando a studiare nel mio percorso di crescita personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché la 3 è divisa in 3 e 3B, vanno viste parallelamente con le 2. E le playlist sarebbero da guardare in ordine cronologico di numero, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!